Buongiorno ragazzi, Buongiorno a tutti dai Tickets. ciao, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, siamo a Pamukkale e abbiamo dormito qui nel parcheggio, piccolo parcheggio su strada, insieme ad altri due camper stanotte. E è stata dura perché è scesa di molto la temperatura sotto lo zero, ha fatto freddo. Quanto ha fatto? Meno 3, meno 4. Meno 3. Stamani quando ci siamo alzati meno 3, quindi non so se ha fatto poi anche meno. Niente, purtroppo a malincuore lasciamo questa bellissima cascata bianca di cotone di Pamukkale che ai noi, se non avete visto il video andatelo a vederlo, è molto bella, è molto scenografica, è un estremo lavoro della natura, però purtroppo la mano dell'essere umano, insomma la mano dell'essere umano torna poco, però torna perché si è fatta sentire e ha combinato diversi guai, diciamo così. Quindi non è come ve la dipingono, andate a vedere il video per chi non l'avesse visto. È comunque un luogo magico che merita sicuramente di essere visto, scoperto e vissuto. Esatto, quello sicuramente. Quindi la salutiamo, ciao ciao, bellissima cascata di cotone. Anche Grazie. Stamani poi ci siamo svegliati con le mongolfiere. È vero, abbiamo visto qualche mongolfiera di questi temerari perché che noi si è detto, ma ci sono meno 3 e questi volano. L'aria deve essere bella freddina. E quindi proseguiamo verso la prossima tappa. Dobbiamo fare alcune commissioni tipo l'acqua per il serbatoio di Charlie e la spesa perché abbiamo il frigo di nuovo vuoto. Voi mangiate 3 volte al giorno e anche noi. E quindi niente, proseguiamo, faremo qualche tappa di rifornimento e poi verso la prossima meta. Ciao! Ciao ciao! Lavoro a parcheggio! This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Abbiamo fatto il carico dell'acqua, la spesa e adesso raggiungiamo la prossima tappa che sembra dalle foto web molto interessante. C'ha solo un problema questo luogo, la quota. Esatto. Che già siamo a 700 metri e ci sono 4 gradi. E visto che è più alto di quota e che sta facendo un freddo incredibile in questi giorni, stiamo chiedendo ma come sarà la situazione lassù? Time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Siamo su un altopiano, guardate qua, e siamo sui 1000 metri di quota. Sì, abbiamo superato i 1000 metri, ci sono 3 gradi. Ecco, è anche scesa. A mezzogiorno con il sole. Da 4 a 3, insomma, va bene, niente male. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really Piccola sosta
Abbiamo visto questa fontanella d'acqua, volevo provare se veniva un po' l'acqua. Come vedete il rubinetto non va, ma ci credo che non va. Guardate qua, che lastra di ghiaccio, è impressionante. Non so quanti centimetri possa essere, ci si può quasi camminare sopra. Guardate anche di qua, tutto completamente ghiacciato. È freddo ragazzi, è freddo freddo freddo, e questa ne è la dimostrazione. Lassù ci sono tutte le montagne innevate, però guardate che scenario, siamo entrati nell'entroterra, insomma, di questo altopiano veramente molto affascinante. È impressionante, Guardane, guarda se scalfita. Comunque, oddio, Oh. l'ho rotta. È rotta. Rotto il ghiaccio, abbiamo rotto il ghiaccio. Abbiamo rotto il ghiaccio. Abbiamo rotto il ghiaccio. Che divertimenti, Comunque al sole si sta bene, vero? Sì. Non è... Quanti... Guarda quanto è spessa. Oh. Questo è lo spessore della lastra. Va giù, mi ghiacciata, scivola. è freddo. Ce la recupero. Guarda, sta galleggiando. No. Mi scivola. Ah, oddio, com'è marmata. Ci credo che è marmata. Ma guarda che spettacolo di lastra di ghiaccio. Lo vedi che roba? No. Che lastra di ghiaccio. Eccoci alla fine giunti a destinazione. Guardate dietro di noi che lago fantastico meraviglia. che troviamo. Siamo al lago di Salda, con la D. No. Guardate che meraviglia. Questo lo chiamano praticamente le Maldive turche. Siamo venuti qua proprio per godere di questo spettacolo, perché c'è un azzurro veramente intenso del lago che contrasta con queste rocce calcaree che praticamente lo delimitano. E per tutto il perimetro del lago, non so se si riesce a percepire dalla GoPro là in fondo, e quindi è veramente uno spettacolo suggestivo. Questo contrasto di questo bianco accecante con l'azzurro è incredibile. Guardate che meraviglia, dove vi abbiamo portato? Questa è una chicca dei tickets. Super chicca, il lago di Salda. Il lago di Salda, che è veramente una roba incredibile. Sembra Maldive. finto, sembra finto e non è photoshoppato, No, praticamente sembra di essere alle Maldive, se non fosse per un piccolo particolare che è la temperatura. Perché siamo in quota. Siamo a 1130 metri più o meno, qui dove siamo noi 1150, di un po' meno, e ci sono 3-4 gradi. Per darvi due numeri, si tratta di un lago di 43 km quadrati di superficie circa, con una profondità che va dai 150 ai 200 metri. Guardate che meraviglia di posto. Allora, ci siamo accampati qui in quel parcheggio. Siccome siamo all'ora di pranzo, Marta sta preparando
un piatto di pasta. Io intanto sono venuto qui a fare 2 foto, poi dopo magari ci torniamo con calma e andiamo a fare un po' di escursioni. Il terreno non è semplice perché è molto fangoso, non sembra, ma è molto fangoso, e infatti ho piantato 2 scivolate prima per arrivare qua. Vedete, qui c'è tanto fango, quindi bisogna stare attenti un po' a dove si mettono i piedi, però da quest'altra parte si cammina bene, quindi è possibile passeggiare senza problemi. Che volete voi? Che volete voi? Lo so io che volete. Ecco, ti pareva che lui non doveva andare lì sul pannello solare? Vieni via di lì, vieni qui, vieni. Dagli 2 crocchette a testa. Guardate cosa c'ho qui, guardate che vi do. Però fate per bene, Allora, avete mangiato tutto? Avete mangiato tutto? Basta che non andate lì al pannello solare. No. Ehi? No, 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 no. No, vieni via. Vieni via. Tocca chiudere, Giù le zampine. Le gambe. Sono birbanti, sti cagnolini, sono veramente birbanti. Vedete, molto difficile camminare. Abbiamo fatto pranzo, ora siamo venuti qui a farci una bella passeggiatina, non con poche difficoltà perché in alcuni punti sotto questo manto bianco si nasconde un fango scivolosissimo. Sì. E... Poi c'è chi viene con le ciabatte. Io sono con le Crocs. Fate voi, insomma. Sì. C'è un pannello informativo lì all'ingresso del sentiero e vi vogliamo dare qualche notizia in più di questo lago che è veramente affascinante. Il lago Salda si è formato circa 2,5 milioni di anni fa, nell'epoca del Pleistocene, a seguito di cambiamenti della crosta terrestre. È un lago profondo e di origine tettonica. Si è formato praticamente da questo, come vi dicevo, spostamento della crosta terrestre che ha creato di fatto un bacino piuttosto profondo. È tra i 3 laghi più profondi della Turchia e è un lago che non ha né affluenti né emissari. Non solo per questo è particolare, anche per le sue acque di colore di un turchese molto acceso e per le sue spiagge che sono di un bianco accecante. Le acque sono così turchesi proprio perché i fondali sono bianchi, quindi è dato da questo colore così azzurro, è dato da questi fondali estremamente bianchi, perché questo lago, questa zona è ricca di magnesio e avviene una particolare trasformazione chimica che tramuta questo magnesio in un minerale che si chiama idromagnesite e trasforma queste sponde in isole bianche, nonché il fondale del lago stesso. E da qui questa colorazione, chiamiamola così, maldiviana, per quello ha preso questo appellativo di lago maldiviano. E pensate che dentro queste acque vivono anche dei pesci. C'è un pesce autoctono che si chiama Chili Salda e vive solamente qui.
Buongiorno, Ciao a tutti! come vedete questa giornata inizia dal pranzo. Stamani mattina ci sono stati un po' di cose da fare. È stata una giornata diciamo un po' movimentata. Ieri sera, visto che faceva molto freddo, siamo venuti via dal lago e ci siamo avvicinati alla costa. Esatto, ci troviamo sulla costa appunto, in una città piuttosto grande che si chiama Fethiye. Qui siamo venuti un po' appunto per la temperatura, come diceva Fede, ma anche perché poi ci servono una serie di servizi per il van e siamo capitati bene, perché seguendo l'applicazione Park4Night abbiamo trovato un centro caravan. Pensate un po', sono dei ragazzi giovani che hanno messo su questa attività, sembra di recente almeno, e praticamente lavorano sui caravan, sulle roulotte, sui camper. Sono molto professionali e attrezzati, hanno un capannone gigantesco, dentro ci sono tutte le Esatto. roulotte smembrate, aperte, che sembra quasi che le stiano costruendo proprio loro, Hanno un piccolo negozio anche di articoli relativi al campeggio, al caravan, insomma, tipo acqua chimica, eccetera, eccetera. E siamo venuti qui perché nei commenti proprio da loro offrono praticamente ai viaggiatori, questa è una cosa che ci piace molto, è bella, offrono praticamente un aiuto con la corrente elettrica, con il wifi, hanno un bagno per scaricare le acque nere e quindi niente, insomma siamo venuti qui con l'idea di comprare alcune cose che ci mancano, però quelle al momento non ce l'hanno. Abbiamo provato a chiedere, a vedere un po' di cose, ma non ce l'hanno, però abbiamo intanto scaricato il portapotti, Esatto. quindi prima Operazione. emergenza superata. Seconda, ci siamo attaccati alla corrente elettrica perché ieri per esempio ha piovuto, stanotte, Stanotte e stamattina per un'ora ha piovuto, e ha quindi messo 2 giorni di pioggia, domani anche bella intensa, quindi per questo motivo siamo venuti a caricare con il nostro nuovo caricabatterie da Victron che funziona benissimo. se non sapete che cos'è il caricabatterie della Victron, andate a vedere qualche video fa e c'è Ve lo mettiamo sopra. c'è una spiegazione, insomma, così capite bene a cosa serve questo aggeggio. E poi ultima ma non per ultima, ci serviva un po' di wifi perché abbiamo un paio di video da caricare e qui c'hanno la wifi e quindi Esatto. ne approfittiamo. Sono gentilissimi, ripeto, abbiamo chiesto, hanno messo tutto a disposizione e quindi sono veramente persone di cuore, come la maggior parte delle persone turche, ma qui comunque aiutano il viaggiatore. Nel frattempo, infatti, È vero, che stavamo mangiando, sono arrivati dei signori con dei camper, sono tedeschi, uno ha un problema allo scalino di apertura, allo scalino per salire nella cellula, e gli ha chiesto, per fortuna questo ragazzo parla un po' inglese, il titolare, e gli ha detto sì, finisco il pranzo, perché loro fanno orario continuato, mangiano un boccone e poi te lo risolvo. Infatti l'ha già fatto entrare dentro il capannone e gli sta risolvendo il problema. senza appuntamento ovviamente, però è quando Quindi, uno viaggia. esatto, se capitate qui nella città di Fethiye, sulla costa a sud, Cam Caravan, Cam scritto con la K, Cam Caravan, ve lo consigliamo proprio spassionatamente, e sono veramente delle persone di cuore. Ci hanno detto che possiamo fare anche la sosta notturna caricando la corrente elettrica, abbiamo anche la possibilità di caricare l'acqua. Sì, davvero veramente molto gentili, e noi ci siamo offerti di pagarli e non hanno voluto nulla. Dentro hanno anche la lavatrice e l'asciugatrice, però a noi non ci sembra il caso di approfittarne così troppo. Ci sembra troppo. Visto che comunque non siamo ancora al limite con i panni perché l'abbiamo lavati di recente, aspettiamo il prossimo step. Nel frattempo noi finiamo di mangiare il nostro buon risotto. Come per magia passiamo dal pranzo alla cena. Infatti siamo stati tutto il giorno qui perché fuori tanto la giornata è pessima. Abbiamo ricaricato le batterie, abbiamo lavorato al computer, caricato un po' di video e ora stiamo cercando di fare un po' di salsa con i barattoli che si trovano qui. Perché ecco, cercando la parola adatta, perché io cercavo un po' di salsa al pomodoro al supermercato, visto che quella dell'Italia l'ho portata ma l'ho finita, per fare un po' un pollo alla cacciatora, come lo chiamiamo noi, quindi in salsa rossa. Però abbiamo comprato questa scatoletta qui, che se la ruoti, se la giri Che- sotto sopra, che praticamente magia, è un intero concentrato di pomodoro. mamma mia. Quindi capite bene che è talmente concentrato che lo dobbiamo allungare tutto con un po' d'acqua
E così ricreo la salsa al pomodoro. Vabbè, oh, di necessità virtù. Esatto. Ci abbiamo già messo mezza bottiglia d'acqua. Ora lo scaldo un po', l'allungo, filo d'olio, qualche speziettina e vediamo di fare questo pollo, via. Abbiamo comprato il pollo al supermercato qui vicino, quello lì, speriamo sia buono. Andiamo di taglio del pollo, facciamo un po' i bocconcini. Perché si cuociono meglio. Tanto qui procede la cottura. E io inizio ad avere un certo lamborino perché c'è un profumino nell'aria che non vi dico. Oggi se solo mangiato e basta. Vai a ricomprare un'altra pagnottella di pane, vai, che qui ci vuole una scarpettata di quelle violente. Ci vuole, ci vuole. No, stanno caricando la macchina sul carrattrezzi. Sono rimasti impantanati, hanno spaccato tutto. Sono queste macchine da ragazzi. Tipo la Polo, queste macchine qui. Tipo la Golf, la Polo, non so. Vai, tutti dentro al carrattrezzi. È lunedì sera anche per loro. È lunedì è sempre tragico. Oh, è già la seconda volta che il carrattrezzo raccattarli, Sì, ora poi si appanna tutti i vetri, fuori diluvia, non si vede nulla. Vai, il carrattrezzo va via, l'ha caricati tutti. Vai, fine della serata.